se volete realizzare un salame in questa maniera, il salame del norcino, vedete questo video, ok? È tutto quello che c'è da sapere per realizzare questo spettacolo. Questo qui è il finale, final test, questo incomincing finish. Voilà! Amici miei, oggi andiamo a fare il salame del norcino. Sarebbe a dire, il norcino quando va a, diciamo così, tagliare, si uccide, diciamo, il maiale e si scompone sul tavolino o nelle pasciasche, quello che è, non è che si fa il salame solo di, che ti posso dire, capocollo, solo di prosciutto, si fa un po' di tutto quanto quello che c'è sul tavolo. Certo, si recupera la parte del capocollo perché ci interessa fare il capocollo, si recupera un pochino di pancetta, si recupera il lombo, parte del lombo perché è enorme, no? È così. Poi tutto il resto, quello fra virgolette che avanza, non è che avanza, va dedicato a fare salami, si farà, come ho fatto in questo caso, un pezzo di prosciutto, un pezzo di lombo e un pezzo di capocollo e ovviamente la pancetta che gli darà il grasso. Ci sono anche altre parti, io lo farò con queste, diciamo, 3 parti. Comunque sia, viene mischiato tutto insieme, per questo il salame del contadino è sempre più buono di un salame, diciamo, che voi acquistate, perché ci sono varie parti e varie parti, diciamo, nobili, buone, ok? Quello che ci servirà un budello che ho messo, io ho scelto questo budello qui che è un pochino più grossino, che mi interessava farlo un pochino più grosso, ok? 22 grammi di sale per chilogrammo, un pochino di vino, se no insomma ce ne vorrebbe, se ne fate una grossa quantità, l'1% su chilo. Allora a sentimento ne metterò un po' e uno spicchio d'aglio per chilogrammo, ok? Andiamo. Io ho da levare questa parte di cartilagine sopra perché è molto dura, solitamente ce la lascio, ma io ce la levo. Ok? Faccio a striscette e farò passare nel tiracarne. Via la parte un pochino più dura. Questa è la parte del capocollo, che è la parte speciale, ve lo assicuro. Ci metto dell'osso. Questo qui è la parte del prosciutto. Qua ce ne va il 20%, in questo caso qui il 20%. Facciamo così. Vi faccio vedere, questa è chimica, semplicemente. Ok, è poco, posso farcela. Ok, sono 600 grammi circa. Allora, il 20%, voilà, lo mettiamo qua giù. Ok, ci siamo. Praticamente sono 700, ok, 700 di magro e 150 di grasso, 1 chilo circa. Benissimo. Allora, guardate, faccio assieme questa cosa. Prendiamo, ok, abbiamo detto la carne è circa 1 chilo, qua deve andare a 22, sale marino, ok, 22,
Voilà. E qua abbiamo detto, io vado a sentimento, però. Ok. Va bene. E poi, per farvi vedere, uno spicchio di aglio. Ok? L'aglio faccio così, cl di vino bianco, io ci ho messo un moscato che si profuma bene bene, l'aglio l'ho messo dentro la carne come avete visto e ora si mischierà perché si sfa tutta e se si mischierà bene bene. È importante questa, bisogna mischiarlo perfettamente, tipo pane per intenderci, tipo l'impasto del pane, deve prendere tutti i suoi sapori. Man mano assaggiate. Perfetto. Assaggiate per sentire se è omogeneo il sapore, se il sale è stato messo correttamente. A parte se fate come ho fatto io che pesate non ci sono problemi. Ora, queste qui l'ho messe 2 ore fa in acqua arancio, potete usare un gergo dei dritti per fare salami, potete usare quello da 3, io ho usato questo, ok, mi tornava comodo questo qui. Siete in 2 sicuramente è meglio, anche in 1 ci sta. Questa è una parte importante, dovete amalgamare il tutto e bucarlo per fare uscire l'aria, in maniera che l'aria esce e lui vedete, non ci devono essere bolle d'aria e deve essere la carne bella compatta. Guardate, io non vado qui, vado a prendere un po' di ciccia, così mi si chiuderà perfettamente, vedete?
Poi mi andrò a prendere un altro po' di ciccia, così è perfetto. Poi andiamo lì, tacte, 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 ok? Leviamo la parte in eccesso. Voilà. Bene. Ole, ci siamo. Voilà, ora vedete che è. E ora andiamo a fare un'altra cosa. Visto che le temperature non sono più quelle di una volta, variano, oltre a legarlo in questa maniera, io faccio così. Gli metterò anche una rete in maniera che lo tiene bello pressato e aiuterà, come vi dicevo, per queste temperature pazze che abbiamo ora. Ok, così dentro e semplicemente tac. Così lui si terrà bello stretto. È un valore in più. Io qua semplicemente non sto a impazzire, potete fargli anche il nodo con lo spago, faccio così, ole, vediamo un pochino, benissimo, qua, ok, perfetto. Voilà. Ora, questo qui è la stessa cosa di questo qui un pochino più piccolino, che ci facciamo l'assaggio per non aspettare tutto il tempo. Poi comunque sia, fra una quarantina di giorni lo stesso ve lo metterò, bim, qui lui. Ora ne approfitto per finire, diciamo, il video. È la stessa cosa che ho fatto, questo qui ha 35 giorni, 35 giorni. E ora cosa facciamo? A parte vi consiglio di vedervi i miei tutorial, vi metterò qui bim bim tutto quello che c'è da sapere prima di fare un salame. Comunque sia, lui passerà in asciugatura per almeno 2-3 giorni, asciugatura e stufatura. Lo metterò in una parte della casa al caldo, con la temperatura che varia dai 20, 22, 23 gradi, per 3 giorni. Quando sarà bello asciutto ed ha preso un bel colore rossastro, ok, passerà in cantina con un'umidità specialmente iniziale dell'80%, 80-85%, che poi andrà a scendere, e una temperatura, un range dai 10 ai 15, ok, che non vada più sotto, che non vada, diciamo così, più sopra, per, ripeto, 35-40 giorni. È indispensabile che arrivino le buffe, perché se no non va bene. Facendo questa doppia legatura, chi specialmente poi non ha una situazione particolarmente adatta, questa legatura qui con sia lo spago intorno, sopra, sotto e la rete lo aiuterà a essere un pochino più compattato e andare avanti. Comunque vi ripeto, questo qui è il salame del norcino, non me. I norcini in generale addirittura ci mettono anche un pochino parte della gola, un pochino parte
del lardo dietro, un pochino misto, e sono, vi assicuro, i migliori salami. L'importante è che poi sappiate dove metterli, perché sennò è inutile aver fatto tutto questo lavoro qui. Vi ricordo che io faccio anche delle consulenze private per chi magari volesse raggiungere uno scopo e è un po' indeciso, mi contatti per qualche ora di consulenza, specialmente su dove mettere, la situazione dove ha a casa, o dove diciamo possiamo vedere insieme come realizzare questi spettacoli. Ora assaggiamo questo, ci siamo persi in chiacchiere. Cola. Per vedere come già sta iniziando a colare, però con questa rete qui all'inizio se la assorbi dalla rete, e ho messo questo spago un pochino pelosetto apposta per assorbire l'acqua, l'ho fatto apposta. Ho già cominciate alcuni. Questo qui sì, ci avevo messo anche dei lardelli in più, se voi ce li mettete, se no è la stessa cosa di questa qui senza i lardellini dentro. I lardelli in questo caso erano lardelli di cola. Buono. L'unico consiglio che vi posso dare, se volete aggiungeteci, io mi sono scordato in verità, dei pezzettini di pepe in grani. Bello. Bella ricetta, bravi. Se volete realizzare un bel salame, vedete questa ricetta. Questo pezzetto non fa male, insieme a voi. Vi ricordo di segnalarvi al canale, campanellina, bip bip, di parlarne. Ok? Bellezza.